Per anni ho viaggiato in tutto il mondo a caccia di pesci incredibili. Ora la mia missione è far vivere fantastiche avventure ai pescatori più audaci. Questo è Real Guiding. Vado. Abbiamo il piacere di avere su Real Guiding Ranieri Delci, senese doc e super appassionato di spigole. Ranieri è un amico cliente di Otregan sin dall'inizio e è venuto a trovarci per un'altra bella pescata alla regina della laguna di Grado e Marano. Ieri siamo usciti nonostante un vento forte, una bora tesa con raffiche di oltre 30 nodi. È stata una giornata molto impegnativa sia dal punto di vista logistico, organizzativo, sia anche dal punto di vista emotivo. A inizio mattina abbiamo slamato un bel pesce e poi nel corso della mattinata abbiamo rotto su una spigola di grossa taglia. Purtroppo succede, questi imprevisti fanno parte della pesca, ma è stata una bella sberla. È stata una bella sberla perché era un gran pesce preso in condizioni difficili. Per fortuna poi Ranieri non ha mollato neanche di un centimetro e prima della fine del pomeriggio sulla marea crescente è riuscito a portare in barca un bel pesciotto, una verdona di laguna. Vai! Chi la giura la vince! 5. Oggi le condizioni meteo sono decisamente migliori rispetto a ieri, vento in calo nettamente, una bella marea crescente durante tutta la mattinata. Ci spostiamo in area diversa della laguna rispetto alla sessione di ieri, un po' più distante. Spigole ce ne sono molte, anche di buona taglia. Vediamo un po' cosa ci riserverà questa giornata di pesca. Ranieri Delci, appassionato pescatore praticamente da quando sono maggiorenne, forse anche qualcosa prima, e poi c'è stata un'interruzione. Devo ringraziare soprattutto mio figlio che mi ha fatto riprendere in maniera veramente definitiva questa passione che ora è una malattia. Io parto dalla pesca al bass e poi nel tempo mi sono appassionato alla pesca alla spigola, soprattutto alla pesca estiva, quindi pesca a galla, che dà delle emozioni veramente importanti e ti dà delle botte di adrenalina veramente belle. Grado Marano l'ho scoperto sui social, guardando
guardavo trasmissioni YouTube insieme a mio figlio e da lì sono arrivato ad Otregan e ormai è il terzo anno che vengo e ho trovato sempre enorme soddisfazione insieme a Alessandro Galletti nel farmi guidare da lui su Grado Marano, che è una laguna secondo me stupenda, tanto varia e offre tanti spot, offre le possibilità di pescare non solo spigole ma anche pesci serra, lecce e lampughe a seconda della stagionalità e è veramente meraviglioso passarci delle giornate in barca, ecco. Io sono innamorato veramente di questa laguna e quando posso, ormai sono 3 anni che vengo, cerco di venirci 2 volte l'anno perché è proprio bellissimo. Siamo in partenza per una nuova sessione di pesca e sperando di prendere un gran bel pesce e ad maiora, come dico io sempre. Proviamo con un pencil e vediamo cosa succede. Dai che questo ti piace usarlo. Al bottino garba più, ma insomma questo già meglio. Allora, vedi dove spacca la corrente? Sì. Lì c'è un drop, dentro c'è acqua bassa e Poseidonia, fuori c'è il gradino. Vai dentro e esci abbastanza rapido col pencil. Quindi più davanti in poche parole. Sì, io ti tengo lungo il gradino. Parti subito, deve schizzarti, deve schizzarti. Perlomeno il cappotto ce lo siamo evitati anche oggi. Questa non vale per il cappotto. Come non vale? No, vale. Facciamola vedere. Questa per ferrarla la vista è difficoltà. No? Perché era vicina, Che fatica! Dai che qui c'è un canaletto. Nelle regole ICFA, quando si è preso in mano il terminale vale pesce.
questa è bella, bravo, 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 non pomparla troppo, bravo. Mi riposo. Cioè ora schiena non ne poteva più. Bravo. Grazie, ora portiamola a casa bro. Bene, andata. Oh, posso sedermi? Senti un attimo. Anche due. Che fatica. La mattina è iniziata piuttosto lenta, credo per colpa della bora che ha raffreddato un po' l'acqua. Adesso il sole picchia già da 2-3 ore, la temperatura è salita di 1 grado circa e hanno ricominciato a mangiare in maniera un po' più decisa. Ranieri ha fatto 2-3 pesciotti, poi una spigola più bella a galla e abbiamo ancora circa 1 oretta e mezza di marea crescente. Ci credo molto, c'è qualche bel pesce che sgalla ogni tanto, vediamo cosa succede. Finalmente un bel pesce, ragazzi. Bene. Canna bassa, tira. Vai, tira, Tira te. Di lato, più di lato. C'ho la schiena e comincia a dire. Non preoccuparti. Io mi preoccupo. Neanche la mano male, vaffanculo. No. Piano. Fai un passo indietro, bravissimo. Yes! Grande! Bello. Bel pesce. Ora mi riposo, Adesso facciamo una bella foto, bel video del rilascio e poi ci beviamo anche una birretta. Sì, bravo. Perché ora almeno riposo la schiena perché Bene. posso dire che libidine.
Grande maestro. No, maestro sei te. Bene. La mia guida, super top. C'è stato un discreto movimento, soprattutto verso la fase finale della marea crescente. Ranieri ha fatto un gran bel pesce, una verdona di laguna, o comunque era dentro già da qualche giorno, aveva già preso il colore, e adesso siamo al culmine della marea, l'acqua idealmente è ferma, stiamo provando con un jerk, peschiamo ancora un po' con un jerk molto rapido, molto veloce, in modo tale da dargli un po' di fastidio, vedere se reagiscono, e poi andiamo a farci il nostro lunch break a mangiare qualcosa. La mattinata è stata impegnativa ma soddisfacente e Catture non regalate, no, non regalate. felice ma un po' provato dalla miriade di lanci che abbiamo fatto. Oi, oi, oi. La corrente sta sempre uscendo, però anziché uscire verso sinistra esce verso destra. Adesso proviamo anche questa condizione qui. Aspetta che mi posiziono un attimo prima di lanciare, che mi posiziono giusto, e vedo uscire un po' di alghe, però ci proviamo lo stesso. Se poi è troppo sporco rinunciamo. Mi piace quando esce l'acqua così. Lì sentirai delle alghe probabilmente. Vai, veloce, stop, veloce, stop, veloce, stop, veloce, stop, veloce, stop, veloce, stop. Centro? Sì. Bravo, bene. Questo è uno spot molto particolare. Quando la marea sale e scende si crea un gioco di correnti super interessante per le spigole. Aspettano i cefali quando escono soprattutto dalla valle per cacciare, per alimentarsi, e in passato abbiamo fatto dei pesci molto grossi qui. Vai contro la punta di terra, proprio contro. Proprio davanti? Sì. Sì. Bravo. Anche 1 metro in più. Senza paura. Mi sono intrippato con la spigola perché partendo dalla pesca al bass come pesce diciamo di acqua dolce, poi mi è presa anche l'idea di praticare la pesca in mare, e seguendo un po' i social ho visto che la spigola aveva dei comportamenti abbastanza simili al bass, e quindi ho provato a pescarla in vari ambienti, soprattutto lagunari, perché diciamo erano quelli che compatibilmente con le mie problematiche esigenze si confacevano di più. E tra questi, diciamo, piacevolmente scoperto sempre sui social la laguna di Grado e Marano e Otregan, e quindi ecco, da lì, specialmente pescata a galla, mi è partito la centralina, come si dice, quindi mi sono appassionato
pescavo tantissimo e da lì è 3 anni che vengo nella laguna di Grado e Marano a tentare di pescare questi fantomatici e magnifici pesci, ma che ogni tanto ti fanno anche arrabbiare vista la difficoltà quando non si palesano. Ecco, questo poi chiaramente è un affinare le tecniche attraverso la frequentazione di guide, tra cui Alessandro Galletti, affinare le attrezzature, le esche per cercare di fare sempre il meglio, e questo è in sintesi quello che ho fatto. Poi venire qua su, perché per me comunque un viaggio venendo da Siena non è una passeggiata ma un viaggione, ci devi stare qualche giorno e questo ti dà anche la fortuna di apprezzare appieno tutto il paradiso che è, perché se uno non ci viene e non se ne rende conto non la capisce. Ecco, lo capisci dopo ci sei stato. Ecco, questo in sintesi. Mi ritengo una persona davvero fortunata, vivo in Friuli Venezia Giulia e per buona parte dell'anno vivo i ritmi della laguna di Grado e di Marano. È un ambiente incredibile, unico in Europa, davvero unico, con una biodiversità spettacolare, la quantità di pesci, uccelli, animali, situazioni che si respirano appieno in questa laguna è davvero unica. Ho girato veramente tanto negli anni per pescare, ho viaggiato moltissimo e poi finalmente mi sono reso conto che a 2 passi da casa, anzi a casa mia, esiste uno degli ambienti più incredibili al mondo per la pesca sportiva. E che dire, l'ho già detto, mi ritengo fortunato davvero. E ogni giorno quando salgo in barca o sui kayak, ogni giorno è una scoperta, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ogni giorno c'è una novità da vedere, provare. Le catture non sono scontate, ciò che vedi varia al variare delle stagioni, del momento, dell'andamento della marea. È come se in ogni giornata ci fosse una tela vuota, completamente vuota, da dipingere. È una sensazione unica. Allora, stimolante nel pescare a grado è che c'è una varietà talmente, io credo indefinita, per quel poco che ho visto, credo aver visto, di spot e conseguentemente di tecniche per affrontare lo spot, perché passi dalla pesca a galla alla pesca a gomma, alla pesca a jerk, che non amo troppo, a tutta una serie di vie di mezzo, ma principalmente sono queste tecniche. E con Alessandro, che ormai c'è nata una confidenza triennale, chiaramente lui mi stimola, mi dice: guarda, su questo spot deve far così, nasce un confronto su come muovere l'esca, su quale esca usare, su quale canna usare, perché poi ogni tanto ci fermiamo anche a ragionare di tecnica e di esche, quindi per chi ama la pesca chiaramente queste sono tutte cose divertentissime che ti completano la pescata, ecco, per dire. E quindi spot veramente passi dal mare aperto, dove lo devi affrontare spesso a jerk, a canaletti che affronti a gomma, poi quando c'è il cambio di marea ti trovi a affrontare le alghe, quindi diciamo dalle esche rigide devi passare alle esche morbide, le devi muovere in un certo modo, a volte sott'acqua, a volte al pelo dell'acqua, quindi è tutto, c'è una quantità di tecniche da affrontare, di esche da muovere allo stesso tempo
sia dura che morbida in maniere diverse per cercare di non vincere la spigola a boccare, cioè è un posto dove impari tanto a livello tecnico, ecco, se lo pratichi con passione, ecco. E il pesce non è scontato per niente, anzi, pesci fatti qui sono veramente sudati, e devo dire, invidio tanto chi riesce a prendere pesci sopra ai 3 kg e passa. Quindi tutte le volte che vedo su Otregan una foto di un pesce superiore a 3-4 kg mi piglia un po' di bile e un po' di invidia, perché io ancora non ci sono riuscito nonostante l'impegno, ecco. Ci sei andato molto vicino ieri mattina. Però purtroppo non si è portato in barca, no? La foto non gli si è fatta, come dico io. Molto molto vicino ieri mattina. Però ci proviamo ancora, diciamo così. La regina della laguna è indubbiamente la spigola. Parlando con amici pescatori di professione, i vecchi pescatori gradesi, si parla di tante specie diverse, ma quando si parla di spigola si illuminano gli occhi di tutti quanti. È un pesce schivo, difficile, mai scontato, varia le abitudini in funzione degli andamenti, delle curve di marea, delle temperature dell'acqua, della direzione dei venti. È un pesce molto stimolante da pescare, e in questo ambiente lo si può fare con tante tecniche diverse. A Ranieri piace moltissimo la pesca a top water, a galla, così come a molti altri miei ospiti, e qui lo si può fare veramente con tante tecniche diverse, a spinning, a casting, anche a mosca. Ho tante persone che vengono qui per insidiare le spigole a mosca, e con esche rigide, morbide, è veramente molto divertente, così come anche pescarle fuori in mare sui letti Posidonia a jerk, piuttosto che a gomma piombata, piuttosto che anche negli ultimi anni abbiamo veramente provato di tutto, le prendiamo in acqua fonda con delle chatter o con dei vibe. È molto curioso e stimolante variare l'approccio, l'esca, l'artificiale in funzione del singolo spot, ed è una cosa che ci piace molto fare, ci piace sperimentare, ci piace provare, e devo dire che quando riusciamo a portare a guadino qualche bel pesce la soddisfazione è veramente esagerata. Ale, rispetto agli anni passati devo dire quest'anno è stata veramente dura, me le so veramente sudate le spigole, sì, che sono arrivate fino a oggi, onestamente. Sì. Ho fatto veramente fatica, ecco. Condizioni difficili quest'anno, una primavera complicata, un inizio estate altrettanto difficile, e a causa del meteo fondamentalmente. Quest'anno stiamo avendo tanto scirocco, tanti temporali continui, non susseguirsi di temporali che portano freddo, acqua fredda, acqua sporca, c'è un po' di caos all'interno della laguna, e questo rende tutto un po' più complicato. In particolare in questi 2 giorni tanta bora tesa il primo giorno, poi è calata fino a fermarsi completamente la prima sera. Oggi venti di brezza, un po' da nord-est, un po' da sud, cambiano continuamente, acqua sporca dentro i canali, alghe, condizioni complesse, davvero complesse, però insomma qualcosa di buono siamo riusciti a fare, sì. No? Vabbè. Senti, cosa dici? Andiamo al Sant'Onego. Andiamo a farci un Sant'Onego. E si riparte. Si riparte, via.
abbiamo beccato delle giornate secondo me molto impegnative, però siamo riusciti a portare, grazie a Alessandro, diversi pesci in barca, e quindi è sempre divertente. Proviamo a gomma e vediamo cosa succede. Tienila sempre bella alta, ok? Flop flop. Tienila sempre bella alta, mi raccomando. Lasciala mangiare, lascia che si giri l'amo in bocca e poi una bella ferrata pulita. Vai. Bravo. Un po' stronza questa. Bene, bravo. Bravo Ale. È anche un bel pesce, vai. Bene. Alza la canna. Yes. Bravo. Grazie. No, bravo te. Perché io stavo per mollare. Finché... No, tu non molli finché non te lo dico io. No, e che mi può vedere? Non so, mi a prigione. È un'argentata appena entrata dal mare. Guarda che bei colori. Ha qualche pulcettina. Bella. Incazzata nera quando è venuta a mangiare. Adesso ne prendiamo un altro. Guarda. Ragazzi, siamo giunti al termine di un'altra avventura di Real Guiding in compagnia di Ranieri questa volta. Spero ti sia divertito e spero che qualcosa di bello, di piacevole, di significativo ti rimanga in testa, ti rimanga come memoria, insomma. Sì, niente, come tutte le cose belle purtroppo è finita e spero di tornare quanto prima e continuare a pescare insieme a Alessandro perché è sempre meraviglioso. Quindi ecco. Bene, ad ragazzi, Maiola come dico io. ragazzi, alla prossima avventura di Real Guiding, a prestissimo.